Abbiamo quasi tutto pronto, ho creato lo stampo, ho aggiunto l'adesivo. Questa volta utilizzo la resina della Epodex, non sto facendo pubblicità, ho preso questa perché voglio provarla, sto facendo un tavolo trasparente, voglio vedere come viene questa resina. Mi sono preparato la bilancia e adesso farò la colata di primer, che sarebbe un 5 litri di resina per la grandezza di questo tavolo, in modo che ho 0,5 mm di colata. La resina è Eco Plus, componente A e componente B, mi permette di andare a fare fino a 5 cm. Adesso vediamo insieme come fare. Questo mi sputa fuori un po' di aria calda. Il nostro tavolo è pronto, devo solamente carteggiarlo solo sulla resina, perché è un po' di giorni che ho fatto la colata, si è già indurita, e dovrò fare una piccola carteggiata con la 320 P400, vediamo. Sto utilizzando le carte abrasive della NAT, è un'azienda italiana. Questa qua è in retina, quindi permette l'aspirazione del materiale che andate a carteggiare ed è ottima. Io la attacco anche all'aspirapolvere, non ho paura che mi si intasa, va a graffiare in modo molto brutto la resina. Non vi preoccupate se magari ci sono punti in cui non arrivate, non è un problema, sto solamente toccando le parti che hanno una più estendibilità di resina, dove riesco arrivo, nei punti che non ci riesco va bene anche così, la resina attacca lo stesso. Dopo con il compressore andiamo a spolverare tutto. Allora ragazzi, siccome questo recipiente mi permette di fare 15 litri alla volta per riuscire anche a girarla, ho deciso di usare anche una pompa del vuoto. Siccome il tavolo è trasparente, voglio, una volta girata la resina, voglio che non abbia le bolle, quindi la faccio direttamente qua. Allora, la resina che sto utilizzando è quella della Epodex, è un rapporto di impiego 2 parti di A e 1 parte di B. Se andate sul loro sito potete scoprire più rapporti di impiego e più campi di utilizzo della resina. Questa mi permette di andare fino a 5 cm, è la Epodex Clear Eco Plus. Sto cercando di riempire quasi 45 litri di resina che mi occorre per arrivare a 4 cm di spessore. Vi consiglio di usare un bastone per pulire accuratamente le pareti del contenitore in cui avete mescolato la resina, perché il componente A, essendo più denso, tende ad aderire facilmente alle pareti. Se non lo rimuovete bene rischiate di avere resina non miscelata correttamente. Ecco qui la mia pompa del vuoto che mi elimina tutte le bollicine che vedete.